Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. È davvero difficile farmi arrabbiare. Di solito rimango calmo, ma quando si tratta della mia vita personale non posso promettere nulla. Una volta, l'ex fidanzato di mia moglie mi si avvicinò a una festa e mi disse apertamente che G piaceva stare con lei, soprattutto a letto. Mi arrabbiai moltissimo e dissi a mia moglie Cindy che la odiavo e che doveva andarsene. Furono le ultime parole che le dissi prima di divorziare qualche mese dopo. Non avrei mai pensato che la nostra relazione sarebbe finita così. Sembravamo la coppia perfetta, insieme da 7 anni, ma poi scoprii che mi aveva tradito con un attore mentre eravamo a un festival di premi a Cannes, in Francia. Lei lavorava per una grande agenzia che rappresentava attori famosi. Lì, tra i miei amici, cedette alla tentazione e rovinò il nostro matrimonio. Non voglio dare attenzione al ragazzo che l'ha sedotta e si è vantato di ciò. Perché? Alcune persone mi pagarono per stare zitto, proteggere lui e liberarmi di lei dalla mia vita, offrendo denaro come compensazione. Lei rinunciò a ogni diritto sulle nostre cose, probabilmente perché fu pagata dal ragazzo con cui mi tradì o dal suo capo al lavoro. Mi chiamo Jeff Smithers. Sono molto arrabbiato per essere diventato single, anche se all'inizio della storia mi consideravo ancora parte di Jeff e Cindy. Mi fa arrabbiare essere ingannato e rendermi conto di essere stato sciocco. Gestisco un'azienda di consulenza tutta mia, su cui ho lavorato sodo e a cui tengo molto. Ha avuto successo negli ultimi 10 anni, finanziando la maggior parte delle cose che Cindy ed io facevamo. Mi assicurai che Cindy firmasse un documento prima di sposarci, in cui si stabiliva che la mia attività non sarebbe stata divisa tra noi in caso di rottura. Si rivelò una buona idea, anche se lei avrebbe dovuto rinunciarvi comunque. Con molti clienti e grandi contratti con importanti aziende, il mio lavoro è sicuro ma impegnativo. Lei aveva il mio cuore completamente. Credevo fossimo una coppia ideale, ma mi tradì con la lusinga di qualcuno famoso. Eravamo entrambi di 29 anni, sposati da 7 dopo 2 di fidanzamento. Lei lavorava per l'agenzia da 8 anni e aveva ottenuto un ruolo importante con alcuni dei nostri maggiori clienti, specialmente Tim. Se non fossi stato così innamorato e fiducioso, forse avrei notato i segnali d'allarme. Quando seppe che avrebbe lavorato con Tim, era entusiasta, si sentiva onorata e lo descriveva come affascinante e gentile. Erano tutti segni che le piaceva davvero, ma avevo troppa fiducia in lei per pensare che stesse facendo qualcosa di sbagliato. Era stata incaricata di accompagnare Tim nelle varie stazioni televisive per parlare del suo nuovo film. Sebbene fosse lontana per molto tempo, a volte una settimana o più, e persino per un viaggio di 18 giorni nelle grandi città europee, non volevo farla sentire male facendole troppe domande. Ero davvero felice per lei. Cindy adorava il suo lavoro, soprattutto perché le permetteva di incontrare persone famose. Non sapevo che il nostro matrimonio stava cadendo a pezzi. Qualche mese dopo tornò a casa traboccante di eccitazione. «Jeff, ho ricevuto notizie incredibili oggi», disse. «Il film di Tim è stato nominato per un premio al Festival di Cannes e ci andrò con lui». «Che c'è, Jeff? Pensavo che saresti stato felice per me a ottenere questa opportunità», disse con un accenno di tristezza, ma niente poteva smorzare il suo entusiasmo. «Cindy, è solo che mi sei mancata molto durante il tour. Stare lontano da te per oltre 3 mesi, soprattutto quelle settimane, è stato difficile», spiegai. «Ma capisco che fa parte del tuo lavoro». Sembrava un po' arrabbiata per quello che avevo detto. Voleva discutere, ma rimase in silenzio. Non dicendo nulla, mi chiesi se stesse succedendo qualcos'altro, ma il giorno dopo mi sorprese dicendo che il suo lavoro avrebbe pagato un viaggio di 2 settimane per me come ringraziamento per averla lasciata stare lontano da casa. Accettai subito. Un viaggio gratuito in Francia era troppo bello per rifiutare. Cambiai alcuni appuntamenti, lavorai con i clienti a distanza e mi assicurai di poter prendere una pausa. Se avessi saputo allora ciò che so ora, sarei rimasto a casa volentieri, ma avrei comunque pensato che mia moglie fosse fedele. Anche nelle situazioni peggiori può esserci qualcosa di buono.
Così andammo in Francia, a Cannes, sulla Riviera francese, vicino a Monaco e Nizza. Il festival si svolge di solito a maggio e dura 11 o 12 giorni. Soggiornammo in un elegante hotel a 5 stelle con vista sulla famosa spiaggia Plage du Midi. Pensavo che Cindy sarebbe stata molto attiva nel gruppo, sfruttando al massimo la pubblicità. Era una delle donne più attraenti lì, insieme a un'attrice famosa, quindi sarebbe stata in molte foto che finiscono nei notiziari. Avevo un po' di lavoro da fare online, ma la maggior parte del tempo sembrava una vacanza e mi tenevo occupato da solo. Non passavo molto tempo con Cindy e non ero troppo preoccupato. Pensavo che stesse solo ammirando Tim perché è famoso, cosa che faceva parte del suo lavoro. Cominciai però a preoccuparmi davvero quando tornò in camera per prepararsi a fare delle foto sulla spiaggia. Avevamo già passato 5 giorni lì e tutto era normale. Quando uscì dal bagno, indossava quello che a stento posso definire vestiti. Sembrava solo qualche filo di filo interdentale intrecciato, coprendo a malapena qualcosa. L'unica cosa che copriva era un piccolo pezzo di stoffa. Sebbene il materiale fosse in parte opaco, era evidente che se si fosse bagnato avrebbe mostrato tutto. Rimasi sconvolto. «Cindy, non starai davvero andando in pubblico vestita così, vero?» esclamai incredulo. «Da dove l'hai preso?» «È un regalo di Tim», rispose. «Ha detto che renderà le foto della stampa più interessanti. Fa parte del mio lavoro, Jeff. Per favore, non ingigantire la cosa». «Dannazione, Cindy, non voglio che mezza Francia, per non parlare dei nostri amici a casa, ti veda in quell'abito. Sembri un'attrice di film per adulti». Al mio commento, afferrò qualcosa e corse fuori arrabbiata. Decisi di lasciarla stare e concentrarmi sul mio lavoro. Ordinai un pranzo semplice nella nostra stanza e cenai su un piccolo balcone. Dal balcone, con vista sulla spiaggia del Midi, vidi Cindy e i suoi amici posare per molti fotografi. Dal balcone, a circa 30 metri di distanza, potevo vedere tutto chiaramente, soprattutto Cindy. Rimase principalmente vicino a Tim. Vidi Tim mettere il braccio intorno alla sua vita alcune volte, cosa che mi mise a disagio. Continuai a guardare mentre il servizio fotografico terminava. Alcune persone, tra cui Cindy e Tim, si avvicinarono al mare, mentre altre tornarono all'hotel. La spiaggia era vicina, così potevo vedere tutto facilmente. All'inizio non sembrava strano, ma poi vidi Cindy camminare indietro verso la spiaggia. Il braccio di Tim era ancora intorno alla sua vita. Non mi piacque ciò che vidi. Sembrava qualcosa che farebbero degli amanti, non una moglie fedele. Per la prima volta provai una vera preoccupazione per il mio matrimonio. Quando tornò in camera dopo altri 45 minuti, sembrava completamente innocente. Le feci cenno di spiegare. «Cosa c'è che non va?» La guardai con attenzione, il mio sguardo fisso sul suo aspetto e su ciò che avevo notato di recente. «Beh», iniziai, «lasciami spiegare il problema in termini generali. In primo luogo, tutti in Francia possono vedere il tuo corpo in questo vestito, qualunque cosa tu lo chiami». Prima che potessi finire mi interruppe. «Rilassati, Jeff, questa è l'Europa. Qui nessuno si preoccupa di queste cose. Inoltre pensavo che ti sarebbe piaciuto. Siamo stati separati così a lungo quest'anno che ho deciso di indossarlo per te». Mantenni il punto. «Cindy, Tim ha comprato questo per te. Lo stai indossando per lui o al massimo per lavoro, non per me. E ti ho visto e Tim passeggiare sulla spiaggia. Ti teneva stretta tutto il tempo. E, come se non bastasse, sei tornata in hotel 45 minuti dopo la fine del servizio fotografico». Cindy cambiò discorso rapidamente. Ancora una volta arrossì e rispose con compostezza. «Cosa stai insinuando esattamente, Jeff? Che accuse mi stai facendo? Capisci che è solo professionale, vero? Tim può essere attraente, ma non c'è altro». Scegli di non dire nulla. Forse la sua spiegazione era plausibile, ma era chiaro che aveva trascorso molto tempo con Tim e il loro rapporto era evidente. Era semplicemente eccezionale nel suo lavoro. Quella sera era la cerimonia di apertura del suo film. Non ero lì come partecipante ufficiale, ma come comparsa senza ruolo o coinvolgimento negli eventi principali. Cindy era stupenda nel suo abito glamour e il mio cuore batteva forte mentre si allontanava per l'evento. Speravo solo che il mio cuore non si sarebbe spezzato presto.
Il festival era molto seguito in TV in Francia, quindi non ci volle molto prima di vedere che Cindy non era solo seduta accanto a Tim, ma sembrava anche propendere verso di lui. La mia preoccupazione crebbe ancora di più. Tim vinse un premio e ricevetti un messaggio che mi invitava all'after party. A mezzanotte alcune persone se ne andarono e vidi Cindy dirigersi verso il bagno. Tim mi si avvicinò per la prima volta e non pensai che avessimo nulla in comune, ma da quello che disse capii che lo avevamo. Grazie, amico, per aver dormito con mia moglie. Lei è stata l'unica a aiutarmi a rilassarmi negli ultimi mesi. Era chiaro che aveva bevuto troppo, altrimenti perché avrebbe detto qualcosa del genere? Volevo affrontarlo fisicamente. Sono un uomo grande, probabilmente 24 kg più pesante e 7 centimetri più alto. Ero molto arrabbiato, ma volevo sapere di più su ciò che era successo. Fu difficile rimanere calmo mentre si vantava di essere stato a letto con lei circa 30 volte durante il tour promozionale. Dal canto mio sapevo cosa dovevo fare. Tim continuò a vantarsi. «Oh, da quando abbiamo iniziato il tour promozionale sono stato a letto con lei forse 30 volte. Se solo sapessi cosa fa, sicuramente mi invidieresti. Non credo che ci abbia nemmeno provato con te e probabilmente non lo avrebbe fatto senza di me. Quindi mi devi ancora qualcosa». Dal canto dell'occhio notai che Cindy si stava avvicinando, ma decisi di ignorarla, sperando che ascoltasse ciò di cui stavamo per parlare. Tim non si accorse della sua presenza, quindi mi rivolsi a lui e dissi: «Ok, Tim, grazie per avermi detto che mia moglie è solo un'altra donna promiscua. Non vorresti liberartene?» Il suo umore cambiò quando sentì la mia domanda e Cindy scoppiò in lacrime. «No, amico, puoi tenerla per te. Posso trovare una donna come tua moglie ovunque e in qualsiasi momento. È brava come donna, ma niente di più. Perché dovrei interessarmi a una donna come lei?» «No, amico, sei tu a occupartene, ma grazie per avermi dato tempo». Sentii Cindy piangere ripetendo: «No, no, non dovrebbe essere così». Quando le lanciai un'occhiata e scossi la testa, tornai a Tim dicendo: «Beh, non ho bisogno nemmeno io di lei». E poi lo colpii facendolo cadere a terra. Poco dopo la polizia locale mi ammanettò e mi portò via. Guardando indietro, vidi che Cindy stava aiutando Tim ad alzarsi. Aveva bisogno di vedere un medico per il naso, che era ovviamente ferito, ma non avrebbe cambiato il suo aspetto, il che mi andava bene. L'avevo colpito perché ero arrabbiato per ciò che aveva detto e lui cadde, ma poi fui arrestato. La polizia non voleva che persone comuni aggredissero attori famosi. Il problema era che non parlavo francese, ma trovarono qualcuno che traducesse per me. Questo accadde alle 9 del mattino, dopo che passai la notte in cella. Con il traduttore, la polizia mi chiese perché avessi colpito l'attore. Non volli rispondere e chiesi di parlare con un avvocato prima. Riconobbero il mio diritto alla rappresentanza legale e mi riportarono in cella per aspettare di contattare un avvocato. Circa un'ora dopo fui informato che mia moglie era arrivata per vedermi, ma rifiutai fermamente qualsiasi conversazione con lei. Era come in una scena dei film di La Pantera Rosa, con il traduttore che comunicava a Cindy che rifiutavo di parlarle e chiedeva la sua partenza. Poco dopo, un ufficiale di polizia mi portò un caffè e un croissant, gesticolando comprensivamente e toccandosi il naso. Circa 30 minuti dopo si verificarono due eventi quasi contemporaneamente. Un avvocato francese, Philippe Leblanc, fu accolto per incontrarmi, mentre un rappresentante dell'agenzia di Cindy cercava di stabilire un contatto. Leblanc propose di ascoltare la proposta dell'agenzia e, dopo alcune trattative con la polizia, organizzammo un incontro privato. L'agenzia aveva inviato il suo secondo in comando, Peter Longstaff, a parlare con me. Nonostante il nome mi facesse sorridere, avevo incontrato Peter brevemente in alcune riunioni aziendali e mi era sembrato una persona decente. Peter iniziò la conversazione chiedendomi: «Jeff, avevi qualche sospetto che ci fosse qualcosa tra loro?» Scossi la testa. Non avevo idea fino a quando non li ho visti insieme sulla spiaggia. Peter, non avrei mai immaginato che potesse fare una cosa del genere. Pensavo che la nostra relazione fosse forte. La vostra squadra sapeva di questo? Sarò sincero con te, Jeff, perché mi dispiace per te. Alcune persone del nostro gruppo avevano dei sospetti, ma lo abbiamo scoperto solo prima che tutto crollasse.
Peter continuò dicendo che avrebbe lavorato per ottenere il miglior accordo per me e garantito che Cindy comprendesse le conseguenze se non avesse collaborato. Mi informò che la polizia mi avrebbe lasciato andare, assicurandosi che Cindy non fosse presente quando sarei tornato in hotel. Mi avrebbe poi accompagnato all'aeroporto per il primo volo disponibile verso casa. Nel giro di poche ore, il mio matrimonio era finito. Ero arrabbiato e odiavo sia Cindy che Tim per quello che mi avevano fatto. Entro un'altra dozzina di ore ero tornato a casa, sentendomi vuoto senza Cindy. Sapevo che la nostra relazione non poteva essere riparata. Fu una mossa intelligente prendere tempo per affrontare questioni finanziarie e legali, gestendo conti correnti, carte di credito e altro. Il tempo passò e ricevetti una chiamata da Peter, che desiderava incontrarsi per discutere della situazione. Era chiaro che avrebbe fatto in modo che Cindy comprendesse cosa rischiava. Al termine, Peter e il suo avvocato proposero un accordo, dove Cindy avrebbe rinunciato ai beni condivisi, accelerando il divorzio. A me veniva garantita una somma generosa, a patto di non divulgare informazioni sul loro cliente. Il giorno dell'incontro finale al tribunale vidi Cindy in una stanza laterale. Sembrava ancora bella, ma era evidente che la rottura aveva lasciato danni anche su di lei. Era come se assistessimo al funerale del nostro matrimonio. Ci abbracciammo un'ultima volta e lei disse: «Sono davvero dispiaciuta per ciò che ho fatto al nostro matrimonio, Jeff». Mi disse che, se mai volessi rimettere insieme i pezzi del nostro rapporto, sarebbe stata lì per me, ma non si faceva illusioni. «Il nostro amore è ormai finito», risposi con calma. «E anche se lo desiderassi, non credo che potrai mai perdonarti per ciò che hai fatto». Lei annuì, accettando la mia decisione, e non disse altro mentre uscivamo dalla sala del tribunale. Il viaggio verso casa fu un momento di riflessione. Mi resi conto che, nonostante il dolore, la rabbia e il senso di tradimento, avevo ancora un futuro davanti a me. Ricominciare non fu facile. Le prime settimane furono un susseguirsi di giornate in cui cercavo di distrarmi con il lavoro o con nuove attività. Passai più tempo con gli amici, con i quali non mi ero mai davvero connesso negli ultimi anni. Alla fine capii che era tempo di chiudere definitivamente con il passato. Cambiai lavoro, trasferendomi in una nuova città e trovando nuove passioni. Col tempo incontrai qualcuno con cui potevo immaginare di costruire una nuova vita, anche se inizialmente ero riluttante ad aprirmi. Questa nuova persona mi insegnò a fidarmi di nuovo e ad apprezzare le piccole cose. Guardando indietro, il tradimento di Cindy e Tim era stato devastante, ma mi aveva permesso di vedere la mia forza e di ritrovare una parte di me che avevo perso nel tempo. La fine di un capitolo doloroso segnava l'inizio di una nuova storia, e mentre il passato avrebbe sempre lasciato cicatrici, quelle cicatrici mi avrebbero ricordato quanto fossi resiliente. Ora, a 5 anni di distanza, la mia vita è completamente cambiata. Ho una nuova casa, una bellissima moglie di nome Sophie e un figlio meraviglioso. Mi sono imbattuto in Sophie 6 mesi dopo il divorzio e lei mi ha salvato da una spirale di rabbia e vendetta. Ora sono molto felice, cosa che non posso dire per le persone che hanno rovinato la mia vecchia vita. La mia ex moglie ha perso il lavoro dopo essere stata sorpresa a tradire di nuovo e Tim non ha più la popolarità di una volta. Dopo aver rovinato il mio matrimonio, ha distrutto anche altri, causando scandali. Secondo alcune voci, ora ha problemi di salute a causa di una relazione con una persona infetta. Alla fine, il karma ha fatto il suo corso e tutti hanno avuto ciò che meritavano. Grazie per aver ascoltato. Tu cosa avresti fatto al mio posto? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Alla prossima!